Ciao a tutti, sono Giuseppe Belvedere della Cooperative Experience. Noi gestiamo degli appartamenti su Bari che poi offriamo in locazione a turisti, artisti oppure giovani professionisti. All'interno di questo appartamento noi cerchiamo di fare delle cose un po' particolari, nello specifico di mischiare delle dinamiche di partecipazione alle dinamiche prettamente abitative. Difatti ci troviamo proprio nella sala eventi di Palazzo Verrone, dove abbiamo nel corso degli anni organizzato diverse cose, anche tutto ciò che c'è attorno è a testimonianza di questo. Ad esempio il primo evento che facemmo per l'inaugurazione fu la mostra dei ragazzi di FF 3300 che avevano rivisitato i santi in chiave pop. Sono stati ospiti da noi e anziché utilizzare la classica procedura per l'affitto di una locazione short term, visto che loro erano dei creativi e degli artisti, gli abbiamo detto: ragazzi, non pagateci l'affitto e cerchiamo di condividere all'interno di questo spazio uno scambio, quello che all'epoca veniva definito un baratto, e quindi anziché pagarci l'affitto organizziamo delle dinamiche di partecipazione, organizziamo delle mostre, organizziamo dei workshop insieme, in modo tale che la casa prende valore in base alle persone che la vivono. Questo è un po', è stata da sempre la nostra ratio. Anche nello stile di arredo abbiamo utilizzato questo genere di mentalità. Di solito noi le case le prendiamo vuote, sono ambienti molto grandi e cerchiamo di realizzare un format di arredo in autocostruzione. Quello che è presente all'interno di queste case è la prima nostra linea di arredo, che è la linea Freewood, realizzata appositamente per questo spazio. Anche qui la prima idea che ci è venuta in mente è stata quella di non andare come fanno tutti ad Ikea ad arredare in maniera tutta uguale le situazioni abitative, ma abbiamo detto: possiamo creare innanzitutto un nostro format di arredo che porti anche uno dei nostri valori, che è quello della sostenibilità ambientale, e allo stesso tempo possiamo creare attraverso questa nostra volontà di realizzare un format di arredo anche dei momenti di formazione e di coinvolgimento. In questo caso abbiamo coinvolto artigiani, architetti e designer per realizzare la nostra linea di arredo, e anche tutti gli apprendisti, tutti coloro i quali volevano imparare a realizzare un comodino piuttosto che un letto, piuttosto che un armadio. Abbiamo realizzato un laboratorio di formazione, un workshop sull'autocostruzione, e in quel caso le persone che sono venute hanno imparato l'arte dell'autocostruzione e come output noi abbiamo avuto i mobili per le nostre case. La storia di Experience, che nasce nel 2014, ma come spesso accade nasce da un'altra storia, nel senso che noi nel 2010 abbiamo cominciato a lavorare costruendo un'altra società che nello specifico si occupava di servizi di accommodation per studenti Erasmus. Nel 2010, come molti sapranno, è uscito un bando della Regione Puglia che si chiamava Principi Attivi, dove finanziavano con un fondo perduto delle idee imprenditoriali. Noi eravamo andati in Erasmus e avevamo ricevuto aiuto nella ricerca di una casa da parte di un'associazione. Nell'ambiente universitario di Bari questa cosa non succedeva. I ragazzi Erasmus erano sempre lasciati alla loro proattività nella ricerca di una casa, e quindi quando siamo andati in Erasmus abbiamo pensato: perché non cominciamo a fare noi una cosa del genere? Abbiamo partecipato a questo bando della Regione Puglia e abbiamo vinto, e abbiamo fondato la nostra prima società, che in quel caso si chiamava Erasmus Student Experience, che tuttora è attiva. Dal ragionamento su Erasmus Student Experience siamo andati oltre, e nel 2015 abbiamo fondato Experience. Dal ragionamento su Erasmus Student Experience è nato tutto il ragionamento che poi noi abbiamo realizzato su Experience. Nello specifico è successo che ci rendevamo conto che suggerivamo agli studenti con i quali entravamo in contatto degli appartamenti che erano per studenti, quindi non erano di grande qualità. Allo stesso tempo ci siamo accorti di avere in mano
un valore economico non indifferente, nel senso che circa 200 studenti Erasmus ogni anno si rivolgevano a noi per trovare casa e diciamo, noi li matchavamo con i proprietari di casa che formavano il nostro network, ma non eravamo soddisfatti della qualità degli appartamenti che offrivamo, in quanto comunque molti si lamentavano che la lavatrice non funzionava, il letto era rotto, insomma, diciamo, le classiche cose delle case per studenti. A quel punto abbiamo detto: abbiamo un valore in mano, perché non cerchiamo di fare un qualcosa di diverso? Perché non prendiamo noi in gestione degli appartamenti e poi quando i ragazzi, gli studenti ci contattano per trovare casa, li suggeriamo degli appartamenti di qualità, di maggior qualità. Questo è stato il primo ragionamento che noi abbiamo fatto. Poi diciamo, le cose sono cambiate, adesso non ci rivolgiamo più agli studenti ma ai turisti e agli artisti soprattutto. Ed è successa anche un'altra cosa importante: abbiamo partecipato, io con Francesco, che è uno degli altri soci, ad una scuola di formazione sempre della Regione Puglia, la scuola di Bollenti Spiriti a Taranto. Diciamo, era una scuola per animatori di comunità, ma lì abbiamo conosciuto un architetto che ci ha insegnato ad arredare questa cucina partecipata sulla quale stavamo lavorando con l'autocostruzione. E quindi lì ci è venuta l'idea, che poi è diventata centrale nel progetto Experience, di arredare gli ambienti attraverso l'autocostruzione, quindi cercando di veicolare all'interno delle nostre case quelli che sono i nostri punti di riferimento valoriali del nostro modo di operare all'interno di un'impresa, quindi la sostenibilità economica certamente, ma anche la sostenibilità ambientale. Adesso in cooperativa noi siamo 4 soci, ci sono io che sono il presidente, poi c'è Francesco, Danilo, e dopo un anno è entrata Mariangela, che è l'architetto che inizialmente aveva curato i laboratori di autocostruzione dei nostri arredi. La collaborazione è andata avanti fin quando non è entrata all'interno della compagine sociale. Abbiamo 2 collaboratrici che si occupano diciamo, della relazione con i nostri clienti. Molto probabilmente una di loro a breve entrerà come quinta socia all'interno della cooperativa. In più abbiamo 2 dipendenti e altri consulenti. Una situazione interessante la creiamo attraverso un tirocinio che nello specifico si chiama Erasmus per giovani imprenditori. Funziona più o meno come all'università, solo che anziché venire a studiare vieni a lavorare, ad imparare il lavoro all'interno di una società che lavora all'estero, e in questo caso noi abbiamo Maria ed Emilia, che sono 2 ragazze che anche loro si occupano della parte di relazione con il cliente. Sono venute qui per 6 mesi, Maria ha finito, Emilia sta cominciando. In questo modo noi cerchiamo sempre di dare una dinamica internazionale anche da un punto di vista di approccio nei confronti del lavoro, perché ovviamente ci rivolgiamo a mercati soprattutto internazionali, rivolgendoci ai turisti o comunque agli artisti. Molto spesso ci capita di avere a che fare con persone provenienti da tutto il mondo. Ad esempio questi quadri sono stati realizzati da persone che hanno soggiornato qui. In particolare questo è di El Tono ed è un artista franco-spagnolo, ha soggiornato qui per 20 giorni e ci ha donato questo quadro, che queste sono praticamente le vie di Barivecchia che lui faceva per arrivare in casa, così come Sara Jerome, che ha fatto una mostra all'interno della galleria che si trova, la Galleria d'Arte Contemporanea Doppelganger, che si trova al primo piano, ha soggiornato da noi e ci ha regalato questo bozzetto di quell'opera, un viso bellissimo, poi se lo inquadri da vicino. Sono tutte testimonianze di persone che hanno vissuto qui e contribuiscono alla realizzazione del valore di questo appartamento. La cosa interessante è che noi abbiamo sempre voluto fare una cooperativa. Noi siamo nati nel 2014 attraverso il bando Coop Startup di Lega Coop, proprio perché volevamo fortemente costruire una società che fosse una cooperativa. Sin da quando siamo partiti con la scrittura del progetto ci piaceva ragionare assecondando i valori della cooperazione, e soprattutto ci piaceva l'idea di poter costruire dei posti di lavoro.
di poter realizzare un'impresa che fosse snella, che fosse democratica, che potesse portare i soci ad esprimersi liberamente e profondamente nel lavoro che facevano. E proprio per questo, diciamo, la cooperativa ci è sempre sembrata la forma societaria perfetta rispetto a quello che volevamo fare. E devo dire che questa è stata una scelta che si è rivelata vincente. Difatti la nostra diciamo, collaborazione con il mondo cooperativo è andata avanti. Addirittura lo scorso anno abbiamo cominciato un nuovo progetto parallelo rispetto al business di Experience, ma assolutamente complementare. Abbiamo realizzato con altre cooperative sul territorio nazionale di Milano, Firenze, Roma e anche Lecce una rete temporanea di imprese per la gestione del primo housing sociale del Sud Italia, che abbiamo realizzato a partire dallo scorso anno in zona Torricella a Santo Spirito, quindi anche una zona un po' particolare, ma diciamo, la cosa fondamentale è che finalmente anche al Sud Italia cominciamo a ragionare su nuovi stili abitativi, su nuove modalità di condividere gli spazi, di condividere i servizi, di condividere le idee e di condividere i progetti. Stiamo gestendo lì 200 appartamenti, quindi sono 200 famiglie che proprio in questi giorni stanno sviluppando assieme a noi il loro progetto di comunità, perché ci sono degli spazi comuni da gestire, ci sono delle aree verdi dove si possono fare degli orti, ci sono delle situazioni dove poter magari aiutare quelle mamme che hanno una difficoltà a lasciare i loro bambini da qualche parte, quindi proprio oggi organizzeremo delle attività laboratoriali finalizzate alla formazione di una ludoteca comune. È un nuovo modo di concepire l'abitare in comunità, totalmente diverso rispetto al classico condominio dove ognuno si fa i fatti suoi, dove ci sono 20 lavatrici per 20 famiglie, 20 martelli per 20 famiglie. Lì invece stiamo cercando di creare una comunità che condivida servizi, idee, progetti, condivida un modo di abitare più relazionale. La cosa di cui andiamo fieri è il modo in cui lavoriamo e cerchiamo di affrontare le dinamiche lavorative con, non solo tra i soci ma anche con i nostri collaboratori. Adesso si parla molto ad esempio di smart working, diciamo, ma noi sin dal primo anno di attività abbiamo sempre lavorato, oserei dire, in smart working, very smart working, nel senso che per noi la qualità della vita è fondamentale. La qualità del lavoro va di pari passo con la qualità della vita, quindi non ci sono orari di lavoro vincolanti, ci sono solo obiettivi da raggiungere e modalità di espressione di quella che è la propria professionalità totalmente diciamo in libertà, purché si raggiungano ovviamente gli obiettivi che ci diamo insieme. Non solo noi, ma i nostri collaboratori sono all'interno di un sistema lavorativo che preferisce eliminare il problema piuttosto che evidenziarlo, attraverso anche tutta una serie di strumenti tecnologici. Ad esempio adesso diciamo, abbiamo installato all'interno dei nostri appartamenti dei sistemi di domotica. Da sempre diciamo, lavoriamo sul check-in con l'ospite attraverso lo smart check-in, che è diverso da quello in presenza, ma avviene tutto online con delle porte che si aprono attraverso un'applicazione. Tutti processi di semplificazione del lavoro che ci permettono ovviamente di dedicarci più continuativamente alla programmazione e alla sperimentazione. Qui ci troviamo all'interno del terrazzo di Palazzo Verrone. Anche questo è un luogo che noi utilizziamo per gli eventi che organizziamo condivisi con i nostri ospiti. Proprio pochi giorni fa abbiamo realizzato qui uno spettacolo teatrale in collaborazione con la direttrice artistica di Teatri Diversi. Anche lei è venuta a pernottare qui qualche tempo fa e anche con lei abbiamo diciamo, instaurato un dialogo che prevedeva, anziché il compenso in denaro, un'organizzazione, uno scambio. Noi ti diamo 3 giorni la stanza gratis, però tu organizzi insieme a noi uno spettacolo teatrale su questo bellissimo terrazzo. È stata una serata bellissima, anche perché coincideva con la riapertura dei teatri post-Covid.
Quello che noi adesso stiamo cercando di fare, oltre che ovviamente gestire i nostri 8 appartamenti e il grande progetto del social housing di Bari Social Housing, stiamo cercando di sviluppare ulteriori progettualità. Da sempre abbiamo l'idea di costruire il primo ostello vero, reale, qui sul territorio di Bari. Abbiamo già in mente assolutamente tutto quello che ci faremo dentro, ci manca solamente veramente il luogo fisico che stiamo cercando in questi mesi, e soprattutto i prossimi passi riguarderanno anche l'esordio di Experience in altre città. Per il momento ci siamo concentrati su Bari per diciamo, cominciare a sperimentarci, però manca davvero poco all'apertura in altre sedi, in altre città.